Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un connubio tra depressive black metal e neo folk originale e buono, ma con alcuni angoli da smussare. Per quanto ci riguarda, è sempre bello ritrovare musicisti che già conosciamo, magari anche in contesti diversi dalle loro band originarie. Per esempio, abbiamo già potuto apprezzare il musicista molisano Vittorio Sabelli come artista a tutto tondo nei suoi Dawn of Dark Age, progetto in cui unisce il black metal alla sua abilità di clarinettista. Parimenti abbiamo già avuto modo di conoscere diversi lati di Kiel, frontwoman degli Eyeless Sight e di diversi altri progetti abruzzesi. Due individualità che si sono ritrovate a unire le forze nei Notturno. Progetto nato appena nel 2022, da allora è stato piuttosto prolifico. Sono già 3 i full length pubblicati, tra cui l'ultimo, Hour, risale allo scorso 6 ottobre. Ad animarlo è un suono piuttosto originale, diviso a metà. Da un lato, l'anima del gruppo risiede in un depressive black metal melodico e calmo, più puntato su atmosfere grigie, a loro modo tiepide, che al nichilismo. Dall'altro, spesso e volentieri questa parte si alterna con una componente ancora più morbida. Ha influssi post-rock e da musica classica, ma a volerla definire ricorda più il neo-folk, con la chitarra acustica e il clarinetto di Sabelli protagonisti nel creare tenebre lievi e riflessive. È proprio l'atmosfera il punto forte di Hour, un punto su cui i Notturno investono gran parte della loro attenzione e della loro cura. Ma ciò si rivela un'arma a doppio taglio. Da un lato consente loro di creare un album che avvolge per tutta la sua durata. D'altra parte, però, la musicalità è studiata meno bene, con passaggi un po' troppo ripetitivi e prolissi, ma soprattutto dagli spigoli che il collettivo crea a livello musicale. La parte black metal e quella neofolk sono infatti molto lontane di norma, si passa dall'una all'altra con stacchi bruschi e ciò limita la resa di entrambe. Non è un caso perciò se il picco assoluto di Hour è Paranoia. Non è solo il pezzo più aggressivo e orientato al black, con tra l'altro anche qualche influsso doom presente anche altrove, ma qui più sviluppato. Ha anche più sfaccettature nel lato folk, che stavolta soprattutto si unisce in maniera meglio studiata e convincente con l'altra componente dei Notturno, il che la rende una spanna sopra a ciò che ha intorno. Per il resto in Hour ci sono altre tracce positive come Inside, delicata quando serve ma a tratti anche graffiante, oppure Doors, dimessa, melodica, mogia anche nei tratti più metal nel finale. Ma nessuna raggiunge Paranoia, anche a causa dei già citati difetti. Non parliamo poi di Animal. È carina ma ridondante, a tratti un po' artificiosa, specie quando Kiel esagera nel cercare la disperazione finendo per risultare un po' finta. In definitiva, Hour è un album diviso a metà anche per quanto riguarda la qualità. Ha molto di buono da offrire tra l'originalità e spunti validi, anche nelle sue tracce meno belle, ma dall'altro lato non si rivela del tutto appunto. Ed è un peccato, soprattutto visto qual è la pecca principale. In tal senso, da uno come Vittorio Sabelli, che ha costruito la sua carriera proprio nell'inserire in maniera convincente il clarinetto nel metal, di sicuro ci si può aspettare molto di più. Proprio per questo, se i Notturno rimangono validi e interessanti anche su questo livello, personalmente speriamo che possa farci sentire di meglio. Voto di Heavy Metal Heaven 77 su 100. Per oggi chiudiamo così. Se la recensione ti è piaciuta ti invitiamo a mettere like, condividerla e commentare. Potresti inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i video che escono ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!